il giovane Cesare Fiorio come si appassiona alle corse? Cioè, il Cesare Fiorio da bimbo cosa voleva fare da grande? Il pilota. Perché poi nelle zone di Cervinia Rally andava molto di moda in quelle zone lì. Andava molto, molto di moda, tutto l'automobilismo non era solo la Formula 1, erano di moda, i rally erano di moda, gli sport prototipi, Gare in salita. erano di moda le gare in salita, erano di moda anche la Formula 1. La Formula 1 non era dominante come è diventata poi. Sono contento che quest'anno riprenda quota gli sport prototipi e sono anche contento che a guidare questa macchina della Ferrari ci sia Antonio Giovinazzi, che per me è molto bravo. Quindi lei voleva fare il pilota, poi so che ha corso, ha anche vinto. E poi com'è arrivata la Lancia? La Fiat, la Lancia? Non esisteva il reparto corse della Lancia. Io corricchiavo con quello che trovavo, anche con le 500. Mi ricordo di aver vinto 2 volte la 12 ore di Monza con la Fiat 500, che partivano, non so, 80 500, tutte preparate, adeguatamente preparate, non Abarth. E l'ho vinto 2 volte quello lì, è stato un bel successo. E in quel momento la Lancia mi dà un capannone in via Caraglio, era vicino a dove c'è il grattacielo Lancia. Parliamo del 63, 64. Mi hanno dato questo capannone e hanno cominciato a darmi 2 macchine non preparate, che noi usavamo per preparare queste macchine, dei preparatori esterni. Che auto erano? Delle Flavia Coupé, poi è arrivata la Fulvia, ma noi le facciamo preparare da 2 preparatori esterni. Uno erano i fratelli Facetti di Bresso, vicino a Milano, e l'altro era Almo Bosato di Torino. E loro 2 hanno sviluppato queste macchine in maniera molto... Loro erano i migliori preparatori che c'erano su piazza e per cui le macchine con cui noi andavamo a correre erano molto preparate. Però poi piano piano sono riuscito a riportare la preparazione delle macchine in casa, mi hanno dato anche dei banchi prova, mi hanno un po' più attrezzato il reparto corse, ho fatto crescere il reparto corse, ho assunto degli ingegneri, come hanno collaborato tanti grandi specialisti ingegneri tipo Giampaolo Dallara. L'ho visto, Lombardi. Lombardi naturalmente, e poi Limone. anche Limone, Limone sì, Limone l'ho trovato era già, non l'ho assunto io, invece Lombardi. E poi però comunque sia, il reparto corse e Lancia è cresciuto, le macchine abbiamo cominciato a prepararle in casa, ci hanno fornito i banchi prova e abbiamo fatto tutto noi. I successi sono venuti anche da quel punto di vista lì. Beh, poi era anche bello che Lancia, a parte che esisteva, ci credeva. Perché comunque non è scontato che un marchio investa tanto nelle corse. All'inizio ci credeva più o meno, infatti non avevano grandi sensazioni di darci più di tanto. Poi abbiamo cominciato a portare dei risultati, a portare risultati sempre più importanti e a quel punto tutta la Lancia è rimasta coinvolta, per cui non solo ci hanno dato il capannone, i banchi prova, il personale, gli ingegneri ci hanno collaborato per ingaggiarli, eccetera, eccetera, ma anche ci fornivano anche un budget, che però non era mai sufficiente. Non era mai sufficiente, però a quel punto lì avevo, diciamo così, inventato di far sponsorizzare le macchine degli sponsor esterni, per cui le macchine che erano anonime, come tutte le altre. Prima nessuno lo faceva? No, nessuno lo faceva. Ah, non lo Avevano sapevo. appena iniziato in Formula 1 forse. In Formula 1 non lo so, No, forse sì, fino agli anni 60, sì, in realtà siamo lì. però noi siamo stati i primi a dipingere la macchina con un pacchetto di sigarette, con la Marlboro. Infatti avevamo dipinto la macchina prima con la Marlboro. Con la Lancia Poi, Fulvia rossa, no? Con... sì, con la Fulvia, ma anche l'inizio della Stratos, con la Marlboro. Cioè grandi sponsor, Marlboro all'Italia, poi Martini e Rossi, cioè abbiamo avuto la fortuna di lavorare con grandi sponsor che spero che abbiano tutti avuto il loro contributo, il loro ritorno. Ma in quel caso, ad esempio, l'Alitalia, cioè lei chiese all'Alitalia di avere la parte. E eravate voi che cercavate loro o loro che venivano da voi? Noi che andavamo, Allora, giusto per viaggiare di noi che fantasia. andavamo a proporre un programma, un campionato
con questi piloti, con questi avversari, con questo contesto, allora erano gare molto seguite, devo dire, molto più di adesso. Poi però nell'83 noi non avevamo ancora la tecnologia delle 4 ruote motrici. E ho detto come facciamo a rimanere al vertice? Noi eravamo ai vertici della specialità mondiale. E avevo fatto fare la 037, motore centrale, macchina leggerissima, molto guidabile, buona visibilità. E nell'83 il campionato del mondo costruttori l'abbiamo vinto noi, davanti alle Audi. Ma io allora voglio chiederle un paio di cose. Su questo mondiale dell'83 girano una serie di leggende metropolitane, no? Siamo a livelli da il famoso coccodrillo nelle fogne di New York. Esatto, da film. Tutta fantasia. Il sale in terra, i fari gialli per ingannare i francesi. I sali in terra sicuro, i fari gialli sicuro, però il resto abbiamo vinto noi il campionato del mondo e l'abbiamo vinto a Monte Carlo facendo primo e secondo, l'abbiamo vinto in Grecia sulla terra, l'abbiamo vinto a Sanremo che era mezzo asfalto e mezzo terra, alla fine abbiamo vinto noi il campionato, dai, perché avevamo una squadra più completa, dei piloti molto bravi, i meccanici adeguatamente preparati a intervenire nel momento buono, gli ingegneri che progettavano e trovavano sempre le soluzioni migliori per il momento in cui si gareggiava. E ovviamente un po' di contributo l'ho dato anch'io, come appunto ho parlato del sale, è un po' è una storia abbastanza ridicola, se vogliamo. Un bel momento, per noi la gara più importante, perché debuttava il campionato, era Monte Carlo, che allora era un grandissimo evento, il Rally di Monte Carlo. E noi sapevamo che lì sulla carta eravamo perdenti, perché a quell'epoca c'era molta neve. Avevamo una macchina molto agile, ma un bel momento, Monte Carlo quell'anno lì aveva nevicato poco. Oh, che bello, riusciamo a passare bene. Però c'era una prova sola, che c'era molta neve. Allora io mi sono tolto gli indumenti del team Lancia, mi sono vestito da turista, sono andato alla polizia e gli ho detto, ho rischiato di ammazzarmi su quella strada, ma possibile che non erano pulite, ma cosa? Fate qualche cosa perché è una cosa pericolosissima. No, monsieur, e io ho detto, sono qui vivo per miracolo. Per miracolo. Adesso provvediamo immediatamente. E in effetti hanno mandato, questo era il giorno praticamente della gara, prima della gara, hanno mandato degli spazzaneve che hanno tolto tutta la neve che c'era in quella prova lì. Ma era una prova, per le prove a Monte Carlo erano 28 prove c'erano. Quindi era vero che i tifosi francesi buttavano la neve a volte, non questa abitudine lì? Quello era sul Turini. Sul Turini c'erano, a quell'epoca i rally erano molto popolari e sul Turini c'erano 50.000 persone, di cui 35.000 erano francesi. Per cui buttavano la neve alle nostre macchine, buttavano addosso. E io ho detto, come facciamo? Era di notte. Adesso mettiamo i fari gialli, così vedo, siccome arrivando da lontano vedono i fari gialli, per cui non si organizzano, no? Un bel momento si comunicava tutto via radio, però poi era diventato abbastanza abituale, sia per noi che per gli avversari, ascoltare che cosa dicevano gli altri. Per cui bisognava cercare di non dare notizie particolarmente interessanti. Avevate anche voi qualche esperto in francese? Che ascoltava cosa dicevano gli altri. O in tedesco? Beh, in tedesco non ero esperto, francese per fortuna lo parlo come l'italiano. Ma le chiedo un'altra cosa, la Stratos, noi come arriviamo dal prototipo, era di Bertone, vero? La Stratos 0 era un prototipo nato come esercizio di stile. Come siamo arrivati da lì a questa? Quando Bertone ha presentato quella macchina, sono andato da Nuccio Bertone e gli ho detto, io non posso più correre con la Fulvia, perché deve piovere, deve nevicare, deve esserci la nebbia, deve esserci il fango. Io voglio una macchina che possa vincere dappertutto. Siete disposti a farla, voi? Perché vedo che avete delle idee
abbastanza geniali di fare questa roba qui, ma questa roba qui non va bene per noi. Però io voglio delle roba tutta diversa. Vi darò un cahier de charge, una traccia su come dobbiamo avere la macchina. Allora, per fare questo cahier de charge io ho coinvolto tutti i piloti nostri che avevamo, che ognuno mi dicesse cosa volevano come pilota, gli ingegneri che avevamo, i motoristi, gli elettrauto, i meccanici, e da ognuno ho raccolto 2 o 3 pagine di indicazioni di cosa. Ho messo insieme un bel libro, sono andato da Bertone e gli ho detto vogliamo una macchina così, che abbia questo passo, questa careggiata, questa lunghezza massima, questa visibilità, questo sedile, questa roba qua, e lo stile dovete farlo voi. Invece lì c'è stato Marcello Gandini, che era il suo progettista, che ha preso questo nostro libro e l'ha interpretato in questo modo qua. E l'ha interpretato perché qui dentro c'è dentro tutto, c'è dentro come accedere alla meccanica, c'è dentro questa seduti i piloti che non erano, allora si guidava sdraiati così, invece io volevo una roba che dominassero la strada. I piloti volevano poter vedere bene, volevano avere una visibilità assoluta, gli elettrauto volevano poter cambiare l'alternatore in 3 minuti, voglio dire, abbiamo fatto una macchina che avesse tutte queste caratteristiche. Un'auto da corsa fatta ad hoc proprio, dall'inizio alla fine. Poi l'abbiamo sviluppata in un secondo tempo con anche la parte aerodinamica, tipo questa qui che deviatore di flusso e più l'alettone dietro, e quello lì la macchina, è venuta fuori questa macchina qua. E diciamo che io ho guardato tutto quello che la Lancia aveva e ho detto qui non c'è niente che va bene per noi. Però avevamo, a quell'epoca lì, avevo un direttore generale della Lancia che si chiamava Pierugo Gobbato, che era stato direttore generale della Ferrari. Io Ferrari non lo conoscevo. E gli ho detto, andiamo a Maranello e ci facciamo dare un motore da Enzo Ferrari. E lui mi ha detto, ma sei matto, ma cosa dici? Ma non ce lo darà mai, ma figurati se ci dà un motore. Alla fine lo convinco ad andare a Maranello. Siamo andati a Maranello, da Enzo Ferrari. No, questo mi deve raccontare la scena, sono proprio curioso. Cioè, Enzo Ferrari come si presenta? Normale. Nessun normale ufficio. Ci riceve e quello che mi ha sorpreso è che lui sapeva tutto di noi e mi ha detto dovete essere molto bravi perché riuscite a vincere spendendo pochi soldi. Oh. Questo ce l'ho sempre. E quando sono andato con Gobbato da Enzo Ferrari e ci ha assegnato i motori. Questo qui sono io che ero un po' più giovane. Che anno siamo qua? 70. Enzo Ferrari ci ha dato la grande disponibilità. Fra l'altro noi il motore, non è che volevamo un motore già sviluppato, lui ci ha dato il monoblocco, l'albermotore, i pistoni, quella roba lì, le teste, però poi la carburazione, perché l'abbiamo montato di traverso noi sulla strada. Ma quindi voi per la preparazione e la gestione del motore vi appoggiavate a Ferrari o vi dava lui dei tecnici o avevate la totale libertà? Avevamo noi, facciamo tutto noi, sì. La Ferrari ci dava soltanto questa roba che vi ho detto, che era importantissima per carità, perché non lo dava a nessuno, non ha mai dato i motori suoi a nessuno. Il motore che progettò suo figlio Dino, forse, V6 cilindri. Si chiamava Dino Ferrari, è quello di base che poi è sulla macchina Dino Ferrari. Sì. 6 cilindri. E lui vi fece complimenti per il lavoro svolto? Ma lui ci fece i complimenti per il lavoro che avevamo svolto a quell'epoca lì. Cioè fino a quel momento noi eravamo abbastanza agli inizi. Mi ricordo che mi disse, ma bravo, fai delle belle cose e spendendo pochi soldi. Me lo ricorderò sempre questa frase. Questa leggenda che allora andiamo a sfatare, che ci fu un incontro, comunque degli accordi con una richiesta a Citroën, che all'epoca gestiva Maserati, tutto è fandonia, non c'entra niente. Non ho mai avuto a che fare con Citroën né con Maserati né con nessuno. L'unica cosa che io avevo ipotizzato era quella di avere questo motore da Ferrari e Ferrari ce l'ha dato, per cui non abbiamo avuto altre trattative. Chiedo perché a volte
volte internet è pieno di cose. Sì, sì, pieno di... Anche, questo l'ho letto, che avevamo un motore Maserati. Che, Sì. no, mai avuto contatti con Maserati. Ho piacere di chiederglielo per appunto, Allora Maserati non faceva neanche parte del gruppo Fiat come... E Lancia in che anno è entrata la Fiat? 69. Perché a me la cosa che mi fa impressione È nata nel 71. che dopo la Stratos arrivò la 131. Però sono due auto che se uno le mette di fianco, questa sembra uscita ieri. Se la 131 sembra più vecchia, questa qua era... ma è ancora bellissima. Questa qui è 30 anni avanti. È meravigliosa. Io non ve l'ho fatta vedere, c'è una bella foto nella sala Ferrari di una Lancia Stratos che me l'ha mandata Enrico Mas, che era un pilota di Formula 1 che adesso fa le gare d'auto d'epoca con una Stratos. E se uno guarda quella macchina lì, dice ma questa è una macchina di oggi? No, è una macchina di 50 anni fa. Vabbè, ma La Stratos è di 50 anni fa. lei pensi adesso, parliamo un attimo di aviazione, lei ha mai volato con il Concorde? Sì, Ecco, il Concorde nei musei. già. È il futuro, E il futuro è nei diventato musei. passato. Sì. Ma com'era volare col Concorde? Era molto impressionante, però devo dire che la velocità la sapevi perché ti avevi un lettore in cui vedevi che velocità Ma come andava. accelerava? Cioè, rispetto a un aereo moderno si sentiva la differenza? Si sentiva un po' di accelerazione in più, però quando eri in volo, No. Fa riflettere questa cosa che il futuro è finito nei musei, perché il Concorde, la Stratos, il destriero, è a farla lungi, non è possibile questa cosa. Cioè, beh, quantomeno io ho partecipato sia alla Stratos che a nave destriero, per cui Qualche pagina l'ha scritta, insomma. ma da chi arrivò lo stop alla Stratos? Io. Va bene, credo che si prepara la risposta. diciamo che per portare a termine il progetto Stratos, che io avevo cominciato prima che la Fiat la comprasse la Lancia, l'avevo cominciato molto prima. E un bel momento, quando è arrivata la Fiat, la prima cosa che ha fatto la Fiat, a suo tempo, mi chiama il direttore del personale e mi dice guardi, non abbiamo più bisogno di lei. Per cui le diamo 3 mesi di tempo e si trovi un posto. Si trova un posto perché per noi ha terminato. E dico, però era un lavoro fatto a quel livello lì. Allora c'era il Salone dell'Automobile di Torino, importantissimo era a suo tempo, e io vado per fare un giro di vado alla vigilia quando viene visitato da tutti, vado a fare un giro da tutte le cose per vedere se qualcuno mi assume. Un bel momento vedo un corteo che arriva con tutti i fotografi, la televisione, flash, luci, ed era l'avvocato Agnelli che faceva il suo giro che io non lo conoscevo. E in un bel momento, per cui mi tiro un po' indietro perché vedo questo corteo che passa, e lui mi fa, ma lei è Fiorio? Dico sì. Beh, allora adesso farà vincere qualcosa anche a noi adesso. E gli dico, ma non credo perché mi avete licenziato. Allora lui guarda il direttore generale che era a fianco, anche lui non ne sapeva niente, fa una battuta e prosegue il giro. Ok, va bene. Però passa 4 giorni, mi richiama il direttore del personale. Mi dice, allora si è trovato un posto. Non ancora, lo sto cercando. Beh, allora guardi, non lo cerchi più, può rimanere con noi. Ah, grazie. Non ho neanche detto che è stato l'avvocato Agnelli a fare questa... Però io l'incontro l'ho avuto e lui era molto sorpreso quando gli ho detto che... Probabilmente dopo ne ha parlato. Devono averne parlato perché io non è che mi hanno detto... però mi hanno detto che potevo rimanere. Però io a quel punto lì stavo facendo la Lancia Stratos. Quando è arrivata la Fiat, hanno cercato in tutti i modi di bloccarmela. Poi hanno detto, ma quell'idea lì non è male. Abbiamo già l'X19. E quando mi hanno rimesso, io
sono riuscito a portare avanti questo progetto qua. Avevo già ottenuto i motori, avevo già fatto il discorso con Bertone, era già tutto pronto, però mancava l'ok, alla fine lo sono riuscito ad avere. Però è stata una battaglia in cui mi sono impegnato moltissimo, veramente a rischio di perdere il mio contatto. In cui credeva? Sì, in cui credevo molto perché sapevo che era una macchina molto avanzata. Comunque, dopo 3 anni che noi vincevamo, dominavamo e avevamo fatto smettere un po' tutte le altre squadre forti, avevamo fatto il vuoto creato intorno. Diciamo che c'era un regolamento molto chiaro, la Stratos interpretava e seguiva questo regolamento, era stata fatta in base a quella che era la regolamentazione esistente, non era una roba particolarmente lontana, anzi non era una roba particolare. Il regolamento diceva che bisogna farne 500, bisogna farle così, e noi abbiamo fatto esattamente quello che il regolamento prevedeva. Allora, è chiaro che abbiamo terrorizzato tutto il mondo dei rally con la Stratos, perché era una macchina 20 anni avanti a tutti.